Allora ragazzi, in questo video vi spiegherò tutto quello che dovete sapere prima di andare al Tomorrowland. Io ci sono già stato quest'estate e ho recentemente acquistato i biglietti anche per il prossimo anno. Allora, il Tomorrowland è uno dei festival migliori al mondo, se non il migliore per alcuni, e si svolge in Belgio, vicino Bruxelles, a circa 40 minuti, in un paesino chiamato Boom. E nulla, quest'anno sarà strutturato su 2 weekend, gli ultimi 2 weekend di luglio. Ovviamente per andare al Tomorrowland bisogna acquistare i biglietti, bisogna registrarsi sul sito web del Tomorrowland e poi bisogna fare la pre-registrazione ai biglietti, ovvero come se diciamo ti aggiungi alla lista di persone che intendono acquistare i biglietti. Per quanto riguarda i biglietti abbiamo moltissimi tipi di biglietti, perché abbiamo i biglietti per singolo giorno, dato che al Tomorrowland va gente da ogni parte del mondo, quindi magari ci sono anche persone del Belgio che magari vogliono andare solo il sabato o solo la domenica. Quindi abbiamo biglietti singoli per giorno, biglietto per l'intero weekend e poi abbiamo le varie tipologie di biglietto con il Dreamville, ovvero la zona campeggio che è adiacente al Tomorrowland. E qui abbiamo vari tipi di biglietti in base ai vari tipi di alloggio che intendiamo acquistare al Dreamville. Quindi abbiamo quello base dove abbiamo semplicemente l'accesso al Dreamville e la tenda ce la portiamo noi da casa. Abbiamo quello che ad esempio ho acquistato io l'anno scorso con la tenda che te la danno all'ingresso del Dreamville, del campeggio. E poi ci sono altri alloggi, come possono essere le tende già montate che sono appunto già lì, delle piccole casette, delle cabana che sono come una sorta di bungalow, diciamo. Oltre a questo abbiamo un'altra tipologia di biglietti che è quella del pacchetto con il viaggio, e quindi questo pacchetto è strutturato sempre con le varie tipologie di biglietti che vi ho citato adesso, e in più abbiamo o il bus o il treno o l'aereo dalle varie città dell'Europa e del mondo. Ovviamente l'autobus o il treno partirà dalla Francia, l'Olanda, la Germania, non di certo dalla Colombia o nemmeno dall'Italia per esempio, mentre l'aereo invece è da tutto il mondo, da tutta l'Europa. E questi pacchetti vengono chiamati Global Journey e sono ad esempio è il pacchetto che ho comprato io quest'anno e l'anno prossimo, e sono i pacchetti che costano un po' di più rispetto ai biglietti normali, perché se i biglietti normali hanno un prezzo che parte dai 400 euro per quello base, questi pacchetti hanno un prezzo base che si aggira intorno ai 900-1000 euro. Allora, la differenza sostanziale è che la vendita dei biglietti parte a fine gennaio. A fine gennaio c'è un susseguirsi di 3 vendite. La prima è proprio questa dei Global Journey, e il mio consiglio è che se comunque volete andarci al Tomorrowland al 100%, io vi consiglio di prendere subito questi e di stare tranquilli, perché poi a fine gennaio e a inizio febbraio ci sono 2 vendite generali dei biglietti singoli senza viaggio, quindi poi il viaggio ve lo organizzate per fatti vostri, e questi biglietti costano di meno, però è molto difficile prenderli dato che è una vendita mondiale e quindi si collega a gente da tutte le parti del mondo. Quindi a volte, cioè io ho provato anche per un paio d'anni a prenderli, ma non sono nemmeno entrato, giustamente non sono nemmeno entrato nel sito, nella vendita, cioè ero in coda ed è stata una coda durata mezz'ora e poi dopo mezz'ora usciva il sold out. Quindi questo per quanto riguarda i biglietti. Ah, giusto per chiarire, io ho già comprato i biglietti perché ho avuto il preaccesso per comprare i Global Journey,
perché oltre a questo le prime 20 persone che si preregistrano, quindi le prime 20 persone di ogni paese, hanno la possibilità di acquistare i biglietti. Ovviamente comprano quelli che costano di meno senza viaggio. A me hanno dato il preaccesso per comprare i Global Journey. Non so perché, va bene. Per quanto riguarda l'accesso al festival e al Dreamville, il tutto è strutturato su un braccialetto che vi sarà inviato a partire da giugno, se non mi sbaglio. Prima di parlare del Tomorrowland in sé per sé, quindi del festival, ci terrei a spendere un bel po' di parole per il Dreamville, ovvero per la zona campeggio, perché diciamo che fa il 40% di tutta l'esperienza e io vi consiglio di alloggiare al Dreamville piuttosto che prendere un hotel magari a Bruxelles o in altre zone, perché è davvero una bella esperienza vivere quei 4-5 giorni lì, poiché il festival dura 3 giorni, però chi ha appunto l'accesso al Dreamville deve andare un giorno prima, quindi il giovedì, e poi partire il lunedì mattina pomeriggio. Praticamente il Dreamville è veramente enorme ed è diviso in varie zone. Ad esempio la zona in cui stavo io, che era la zona delle tende dove appunto le montavi tu, la zona più a nord, ed è divisa, solo questa zona è divisa in 5 o 6 aree che venivano strutturate in base al colore. Poi ci sono altre zone verso sud, quindi più verso l'ingresso al festival, dove si trovano le tende già montate, i bungalow e tutto il resto dei vari tipi di alloggi presenti al Dreamville. Al centro abbiamo questa, come se fosse grande piazza, dove c'è lo stage del Dreamville, poiché il giovedì dall'inizio, dall'arrivo al Dreamville fino a più o meno mezzanotte l'una c'è la festa di apertura, quindi con questo stage e i vari DJ che suonano. Sempre in questa piazza ci sono dei vari negozietti, come può essere il negozio ufficiale del Tomorrowland, il negozio per i powerbank, altri negozi per vari oggetti da campeggio per chi magari si è scordato qualcosa come me quest'anno. Poi oltre a questo ci sono tutti i vari, più che negozi sono stand, ecco, i vari stand con il cibo da varie parti del mondo, come quello italiano, quello spagnolo, quello belga giustamente, e quello cinese. Insomma, c'è una grande varietà di cibo. E nulla, il festival in generale, quindi anche il Dreamville, è cashless, quindi non si paga in denaro, ma si paga con il braccialetto, e sul braccialetto vengono caricati i soldi sotto forma di una moneta virtuale del Tomorrowland, che sono le perle. Quest'anno il cambio euro-perla era di 1,66 euro e i prezzi non sono altissimi, però nemmeno bassi, diciamo sono nella media. Oltre a questo, nella piazza principale c'è anche un Carrefour, che è un vero e proprio Carrefour, quindi dove puoi andare a fare la spesa per comprare qualsiasi cosa, come un supermercato normale. Ritornando alle varie zone dove si dorme, ogni zona ha una propria area di igiene personale, diciamo, quindi ci sono lavandini, bagni chimici che però sono super puliti, perché c'è una quantità di personale inimmaginabile, quindi appena qualsiasi cosa si sporca viene subito immediatamente pulito. Sono sempre forniti di carta igienica. Magari l'unico consiglio che vi do è di tenere sempre a portata di mano delle salviettine, perché giustamente oltre ai lavandini non è che ci sono i bidet. Oltre a questo c'è la zona docce, e quindi ci sono le docce sia all'aperto che al chiuso. Quelle al chiuso sono calde e costano, non mi ricordo quanto, però forse 2 perle, non mi ricordo. Mentre quelle all'aperto sono all'aperto, io pensavo fossero fredde, ma in realtà l'ultimo giorno ho scoperto che erano calde, quindi il mio consiglio è fatele fuori tranquillamente. Oltre a questo, sempre in non quasi tutte le aree, c'è la zona dei lockers, ovvero degli armadietti.
Questi armadietti sono di 3 dimensioni e tu lo puoi affittare per tutti i giorni di permanenza al Dreamville, dove appunto poggiare la roba che più ti interessa tenere al sicuro. Cioè, anche se diciamo che io ne ho acquistato uno dove ho messo lo zaino, dato che io sono partito solo con lo zaino, scelta un po' discutibile dato che con il Global Journey hai un bagaglio da 20 kg, poi ti puoi riportare a casa la tenda, quindi il mio consiglio magari è partire con una valigia anche vuota e poi mettere tutto lì dentro quando dovete tornare. E appunto la valigia la potete anche benissimamente lasciare in tenda, dato che almeno a me e ai miei amici non è mai successo niente al Tomorrowland a livello di furti o cose così, perché se ci pensi a chi importa di andare ad aprire la tenda per prendere magari una maglietta o una canotta da festival, quindi chissà in che condizioni sta. Appunto, per quanto riguarda l'abbigliamento, quello che vi consiglio è di vestirvi ovviamente leggeri, tempo permettendo e tutto, però comunque di portarvi qualcosa di pesante per la notte, dato che la notte si dorme in tenda e quindi comunque fa un po' freschetto. Oltre questo, di portarvi un poncho nel caso magari beccherete qualche giorno di pioggia, dato che siamo in Belgio e può accadere anche d'estate. E oltre a questo vi consiglio ovviamente di portare delle infradito e un telo per la doccia, cosa che io non ho portato. Poi per quanto riguarda ricariche cellulare, vi ho detto che al Dreamville c'è un negozio che vende i power bank e poi appunto puoi recarti lì per ricaricarli, anche se il mio consiglio è quello di portarvi un power bank, dato che credo chiunque ha un power bank, o se no compratevelo, perché comunque vi servirà in altre occasioni. E io ad esempio avevo 2 power bank, uno da 20.000 e uno da 10.000. Quello da 20.000 si è scaricato, quello da 10.000 è rimasto a metà, e il telefono l'ho utilizzato molto spesso per registrare tutti i video del vlog, che se ve lo siete persi vi consiglio di vedervelo. Un modo per caricare il telefono ci sarebbe, dato che in ogni zona appunto del campeggio c'è una colonnina dove appunto puoi gonfiare il materassino per la tenda, e questa colonnina va a elettricità, quindi alcune persone si accampavano lì, staccavano la presa di questa colonnina e ci attaccavano il caricatore con il telefono. Però comunque passare magari 2 ore lì seduto ad aspettare che il telefono si carica, vi consiglio di portare un power bank. Oltre questo, al Dreamville c'è anche addirittura una palestra all'aperto con corsi di box, corsi di vario genere, che personalmente non ho provato, quindi non vi saprei dire, però molto figo anche solo a vedere. C'è un'area relax in cui ci sono anche campi da padel e da tennis, anche questi non li ho provati. C'è anche un'area griglia, quindi ci sono delle griglie libere dove appunto al Carrefour compri la carne, il carbone, e appunto puoi andare a grigliare in tranquillità. E poi ogni mattina, sempre vicino a queste colonnine per gonfiare i materassi, appunto è come se fosse un info point dove ti danno il giornale di ogni giorno, cose fighe che poi sono appunto come souvenir gratis del Tomorrowland. E poi niente, ogni giorno c'è del personale proprio che lavora lì, che fa spettacoli con musica e tutto. A proposito di musica, sappiate che sarete a contatto con la musica almeno 20 ore al giorno, minimo, perché nelle docce al chiuso c'è la musica, la zona lavandini e tutto c'è la musica, ci sono casse ovunque nella piazza principale del Dreamville, quindi vi sto parlando ancora di Dreamville, non di festival. Addirittura nel Carrefour anche c'è la musica, quindi fate voi. Per quanto riguarda il festival nello specifico, invece, ho detto che il Dreamville è adiacente al Tomorrowland, però l'area nord, ovvero che io chiamo nord perché era più lontano, appunto è distante come minimo mezz'ora a piedi dall'ingresso del festival.
io in 4 giorni pieni ho avuto una media di 50.000 passi al giorno, quindi siate pronti fisicamente. Per arrivare al festival c'è questa lunga strada, ovviamente pedonale. Il Tomorrowland, quindi nello specifico, è composto da, se non mi sbaglio, 15 stage, quindi anche il festival in sé per sé è un grandissimo parco, che poi è come se fosse un parco naturale, dato che ci sono anche laghetti, zone di verde, qualcosa di spettacolare, c'è anche solo l'ambiente in cui ti trovi. E quindi ci sono tutti questi stage, ogni stage ha il proprio genere di musica, in teoria, e il consiglio che vi do è di vedere la timetable di tutti i DJ, di tutti gli stage prima di partire, segnarvi quelli che vi interessano e appunto muovervi in base a questo. Al festival ci sono anche i lockers, quindi gli armadietti come al Greenville, che si possono affittare. Personalmente non l'ho affittato, dato che stando al Greenville io al festival andavo con una sacca e con dentro una felpa per la sera, il powerbank, il telefono e basta. Poi anche al festival ovviamente ci sono gli stand con il cibo, bevande, tutto quello di cui hai bisogno, bagni, c'è un bagno principale dove al suo interno c'è la musica, anche lì, ed è dietro al main stage, lo stage principale. Poi ogni stage ha i propri bagni, quindi a livello di igiene, servizi personali, fidati quando ti dico che non ti mancherà niente. Altra piccola info molto importante: gli orari del festival sono da mezzogiorno a luna di notte, quindi il festival non si svolge proprio durante la notte ma durante il giorno, e a luna finisce tutto e si torna al campeggio, ecco. Oltre a questo, all'interno di tutto il festival ci sono sempre altri stand che sono come la boutique del Tomorrowland, quindi per comprare gadget o cose del genere. Per i più temerari ci sono anche, se non mi sbaglio, 2 ristoranti. Volevo spendere ultime 2 parole per quella che è stata la mia esperienza quest'anno, dato che, come ho detto, io sono partito con il Global Journey, quindi avevo tutto il viaggio organizzato dal Tomorrowland e come prima volta ci sta tantissimo, dato che mi sono trovato molto bene. Avevo l'aereo, mi è capitato anche il party flight sull'aereo, quindi la festa del Tomorrowland sull'aereo da Roma. Quest'anno al secondo weekend ci sarà da Milano, se non mi sbaglio, sempre però, ripeto, con il Global Journey. Arrivate a Bruxelles c'è un'accoglienza top, di tutto spettacolare. Lo shuttle da Bruxelles al festival a Boom, il paesino, che sempre, ripeto, è incluso in tutto questo. Quindi diciamo che una volta che acquisti questi biglietti non devi pensare più a niente, semplicemente poi arrivato lì devi spendere soldi per mangiare e per bere. Per quanto riguarda questo, io non sono un tipo che beve alcolici in queste situazioni, però ho mangiato un bel po', fatto ogni giorno colazione, pranzo, cena e a volte anche merenda, e ho speso un totale di 300 euro. Anche riguardo al fatto magari di partire da solo, io ho comprato il biglietto del Tomorrowland da solo, sono partito con delle persone che ho conosciuto su gruppi WhatsApp di italiani, appunto, che partivano per il secondo weekend quest'anno, quindi ho conosciuto gente lì e in molte situazioni mi sono ritrovato anche da solo, dato che magari io volevo ascoltare un DJ a uno stage, le altre persone altri ad altri stage, e quindi in molte situazioni ti ritroverai magari da solo, però è come se non lo fossi mai, perché c'è proprio questo affetto tra la gente, questa unione che è indescrivibile, è veramente indescrivibile. Per 3 giorni mi è sembrato di stare fuori dalla realtà, fuori dal mondo, ed è anche per questo che spero di tornarci ogni anno, perché so che quello che
trovo lì al Tomorrowland non lo riesco a trovare in nessun'altra parte del mondo, in nessun altro viaggio. Se venite al Tomorrowland Weekend 2 ci becchiamo lì.